Ciao ragazzi, vivere in van è bellissimo, ma oggi vi sveleremo le 7 cose che odiamo di più in assoluto di vivere in van. Perché sì, ci sono cose che non ci piacciono. Ciao ragazzi! Per chi non ci conosce, noi siamo Sonia e Victor, lavoriamo e viviamo in van, cioè viviamo e lavoriamo viaggiando in van full time da aprile del 2024 e oggi vi porteremo in questa confessione, vamos! E poi facciamo la presentazione. La prima cosa che effettivamente mi dà parecchio fastidio fin dall'inizio è la poca privacy, perché ci sono giorni in cui siamo parcheggiati in dei posti dove obiettivamente la gente passando vede tutto dentro casa nostra, perché questa effettivamente è casa nostra, non è soltanto un posto dove noi stiamo qualche giorno nel weekend. Di conseguenza ci sono giorni dove a me, perché a Victor effettivamente non dà fastidio per nulla, mi pesa un po' il fatto che possano guardare dentro casa mia. Se siete persone che non sopportate tanto l'intromissione della vostra privacy che può avvenire in qualunque momento, questa non è la vita per voi. Noi ci stiamo abituando, assolutamente sì, però chiaramente non tutti i giorni sono uguali, quindi a volte può dare un po' fastidio, anche se adesso con la zanzariera abbiamo un po' più di privacy di prima. Per quanto mi riguarda, forse è una delle cose che odio di più del van ed è lasciare il nostro van incustodito in luoghi ad esempio come questo, che non c'è nulla e non c'è nessuno. Se vogliamo andare a farci un giro 45 minuti ho sempre il pensiero e la paura che qualcuno lo scassini, perché non è semplicemente un mezzo ma è la nostra casa e dove abbiamo tutto quello che ci serve per vivere e per lavorare. Quindi questa è una delle cose che odio di più del van, la preoccupazione e il pensiero perenne che tu tornerai e il van non c'è più, così, magia. Una cosa che abbiamo imparato a detestare, perché siamo stati tanti mesi in paesi freddi e piovosi, e quando fuori fa brutto e freddo sei obbligato a rimanere qui dentro. Noi amiamo il nostro van, abbiamo sudato tanto per averlo, però ragazzi, vivere in 8 metri quadri 24 ore al giorno è difficile. Noi non siamo abituati proprio fin dalla nascita, per 30 più anni abbiamo vissuto in una casa che per quanto piccola era molto molto più grande di questo. La cosa più bella infatti della van life è potersi godere lo spazio fuori, ma se viaggiate per posti freddi e piovosi sarete costretti a stare tanto tempo all'interno e questa cosa a lungo andare può essere molto difficile da sopportare, perlomeno per me che sono una persona iperattiva. Un'altra delle cose che odiamo della nostra vita in van è che, ad esempio, io, scusate, qualche giorno mi sono ammalato, ancora c'è un po' di tosse, mi sono ammalato, ho avuto la febbre per circa 3-4 giorni, in quei giorni io volevo stare a letto, volevo riposarmi, come quando sei malato a casa, no? Ti metti a letto, vai in cucina, ti fai una tisanina calda, ritorni a letto e boom, finisce così. Aspetti di guarire mentre ti prendi i medicinali. No, questa cosa qua non succede. Perché se quel giorno che tu hai la febbre vorresti rimanere a letto, bisogna alzarsi perché bisogna lavorare, bisogna pranzare, quindi bisogna alzare il letto, bisogna magari andare a fare un cambio di acqua, a fare benzina, a scaricare, a caricare. Quindi questa è una delle cose che io più odio, perché finché non mi è successo non l'ho capito, però nonostante questo ne vale la pena ragazzi, fidatevi. C'è una cosa che senza dubbio ogni donna ha pensato almeno una volta nel momento in cui ha scoperto che io vivevo in van, che noi vivevamo in van, e il più delle volte è sempre la stessa: ma come fai con i vestiti? Come fai ad avere la tua roba? Hai tutta la tua roba? È impossibile che io abbia tutta la mia roba, voi lo capirete bene, vivo in un van e devo condividerlo con un'altra persona, quindi effettivamente questa cosa per me è proprio la cosa che io detesto di più in assoluto, anche se sembra una banalità, ed è quella di avere poco spazio. Vi faccio vedere un esempio di quello che è il mio spazio su questo van. Non è l'unico ovviamente ripiano a me dedicato, però questo c'è di tutto, perché avendo io più spazio di Victor ho dovuto prendermi la briga di tenere anche i medicinali e qualche libro. Io sono una che legge tantissimo e sono dovuta passare a questo. Lo so che i veri amanti dei libri soffrono quando vedono un Kindle, però
non c'è modo per me, e tutti i miei libri sono a casa in uno scatolone, quindi io una cosa che odio è avere tutti i miei vestiti arrotolati e averne tipo un 10% in realtà qui, e non essermi potuta portare i miei amati libri, dover leggere da un Kindle per forza, anche se mi sono abituata, e quindi ridurre del 90% lo spazio che io ho di cose. Da un lato è una cosa molto positiva perché sono diventata molto più minimalista, però è stata una grande sofferenza all'inizio e ogni tanto lo è ancora adesso. Questo è un altro cassetto che ovviamente non riesco neanche ad aprire. Solo per voi, perché avevo sistemato prima, lo so che non sembra, ma è sistemato. Questi sono tutti vestiti appallottolati, quindi come capirete, cioè arrotolati, il cibo, sì, i vestiti, l'abbigliamento è tutto assolutamente contato, e in più ho anche le creme, il computer, insomma, tutto viene messo in modo da essere super ottimizzato. Se rimangono dei buchetti di cose, io metto le cose di Victor perché lui ha meno spazio di me. Resta comunque una cosa che per tante donne, soprattutto donne, lo so, è una cosa impensabile fare questa scelta, passare da 4 stagioni a 3 cassetti. Da 4 stagioni a 3 cassetti, un attimo. Vi faccio vedere io il mio spazio, però non lo so, al contrario di Sony a me non pesa tanto, ma per curiosità ve lo farò vedere. Sarebbe questo e sarebbe questo. Basta, sarebbe finisce. E questo. Cioè è questo e quello. Basta, non c'è più spazio. Sono finiti i vestiti. Ma che stai facendo? Boh, non lo so manco che cosa sto a guardare perché non me ne intendo proprio per niente. E questa è una delle cose che odiamo di più, cioè non capirsene un cacchio di quello, cioè di come funziona una macchina, un mezzo di trasporto. E piano piano stiamo imparando a capirlo. Noi ci siamo dovuti anche informare anche per quanto riguarda il nostro impianto elettrico, di come funziona, quali sono i possibili guasti che potrebbero accadere, come si potrebbe risolvere nel caso succedesse, e capire anche qualcosa di queste cose qua, che io non so come ci metto mano. Se ci faccio una foto e faccio volare il drone qua si sistema? Boh, chi lo sa. Questa è una delle cose da imparare. Questa cosa mi sta proprio sul canto, per non dire canto. Stiamo imparando, e ogni giorno si imparano delle cose nuove per quanto riguarda la meccanica e l'elettricità del nostro van e il sistema elettrico del nostro van, perché ad esempio ieri 2 ragazzi qua di fronte a noi sono rimasti senza batteria e così almeno credevano loro. Siamo andati a dargli una mano, poi abbiamo scoperto che non era un problema di batteria, ma bensì del loro motore di avviamento, e forse c'è stato, lei ha detto, una ragazza tedesca, che c'era stato un boom quando lei ha acceso e ha detto fermati, io dal mio mezzo non ti do elettricità, perché poi scoprendo ce l'ha detto anche il tipo del carro attrezzi, che se noi diamo elettricità a un mezzo con un sistema elettrico nuovo come il nostro, a quello che era forse degli anni 70, quel camper vecchio, avrebbe mandato a quel paese il nostro sistema elettrico, la nostra batteria. Quindi bisogna almeno avere qualche nozione in più. Una delle cose che io non sopporto, ma in realtà entrambi non sopportiamo, è quando siamo in un posto bellissimo, magari ci abbiamo messo tantissimo ad arrivarci, perché è molto isolato, abbiamo fatto un sacco di chilometri e magari una strada bruttissima che non vorremmo rifare per andare su e giù, quindi ovviamente non ci ritorniamo quando andiamo via, e finisce l'acqua. Cioè è una di quelle cose proprio che dici oh mio Dio che palle, perché non ho un serbatoio da 400 litri, però ovviamente su un mezzo come questo, e tanto se noi ne abbiamo 110. A noi 110 litri d'acqua durano in media 3 giorni, 4 se non ci laviamo i capelli, ma non succede praticamente mai, e poi comunque tra lavare i piatti e le docce più o meno quella non arriviamo mai ad avere proprio zero, cioè a non avere acqua. Abbiamo un contatorino che ci dice quanta acqua abbiamo, ma è una stima indicativa, cioè va a pallini. Un pallino vuol dire che siamo proprio alla fine, cioè alla frutta. Quando arriviamo al pallino, un unico pallino, è un problema, ed è successo diverse volte. È un problema perché è una rottura di scatole, semplicemente tu vorresti magari rimanere lì e non puoi. E la cosa ancora peggiore è quando non puoi, devi farti un botto di chilometri perché non trovi acqua, magari arrivi nel posto dove è segnalata sull'app e in realtà l'acqua non c'è neanche lì. Quindi questa cosa è una cosa a cui forse non ci abitueremo mai, perché siamo nati aprendo un rubinetto e avendo acqua all'infinito.
e abbiamo imparato a risparmiare tantissima acqua, veramente tantissima, quindi è una cosa sempre utile, quindi stiamo imparando un botto di cose, però allo stesso tempo è sempre una cosa scomoda, perché obiettivamente devi sempre pensare che dopo un tot di giorni ti devi comunque muovere, o se no dovresti avere diverse taniche extra, cosa che per noi è anche un po' scomoda perché non abbiamo tanto spazio di stivaggio. Come quella che in questa occasione specifica effettivamente abbiamo, ma non è una cosa che succede di solito, semplicemente non ci stava più l'acqua dentro al nostro serbatoio. Tra l'altro la dobbiamo anche mettere effettivamente. Perché l'abbiamo trovata lontana. Perché l'abbiamo trovata lontana, non l'abbiamo trovata che potevamo metterci il nostro tubo classico. Era una fontanella come quella all'italiana, che all'estero non si trovano mai. L'abbiamo trovata, disperati come eravamo. Victor ha fatto su e giù con la nostra tanichetta e alla fine in realtà siamo rimasti comunque pieni, quindi è rimasta la tanica di scorta piena e quindi abbiamo un po' di acqua in più, circa 20 litri, che adesso andremo a mettere, così almeno siamo tranquilli. E adesso vi facciamo vedere un'altra delle cose che non ci piace della nostra vita in van. Forse la cosa che ci ha disturbato maggiormente la sera, e le prime sere in cui ci siamo messi a guardare qualcosa sullo schermo, Netflix, quello che è, e ci siamo resi conto del potere del divano. Che a casa un'altra delle cose che ci manca è il divano. Il divano, raga, il divano, per quanto noi è vero che abbiamo una dinette Per quanto sia pericoloso il divano, perché una volta che ti siedi non ti alzi più, ci manca il divano. È magico. Sì. E quindi vi facciamo vedere come abbiamo, dopo un po' di esperimenti, perché abbiamo fatto diverse prove per capire come stavamo più siamo comodi. arrivati alla conclusione di come dobbiamo montare il nostro divano. Sì, allora vi facciamo vedere come montiamo il nostro divano. Allora, il tavolo inizialmente è così, no? Il tavolo è telescopico. Si mangia, si abbassa. Io mi tolgo, se no lei mi mozza una gamba, Ops. si blocca. Voilà. Poi facciamo praticamente il letto, però Un mezzo letto facciamo un mezzo letto perché chi ha già visto gli altri nostri video sa che noi dormiamo qui, no? Quindi questo è il nostro letto, ma usiamo il nostro piumone, che usiamo sempre, perché in realtà lo usiamo sempre anche dove non servirebbe, e ci mettiamo i cuscini e fa una sorta di poggiaschiena. di esatto. E noi così guardiamo il divano. Tu sei più giù. Ah, io sto più giù. Realistico, dai. Ah, Anche i capelli. realistico. Allora, guardi. questo è il modo in cui noi guardiamo la TV la sera, cioè Netflix, perché guardiamo quello. È comodo? Sì, però insomma, potrebbe essere più comodo. Nel senso che dopo un po' pesa un po' sul collo, perché comunque si sta così, io soffro di cervicale, ragazzi. Lei ha qualche problemino. Devo dire che ogni tanto, però tutto sommato è la posizione più comoda di tutte. Prima, ragazzi, pensate che cacchiata che facevamo. Lasciavamo questi divanetti sotto, qui dietro, e stavamo questi qui praticamente, mettevamo la coperta qui sotto per fare un po' di volume. Ma là dietro nella nostra schiena Dietro era qua. niente. Ma dietro qua era tutto. C'era il divanetto messo di lato, quindi stavamo un po' così, diciamo, questo è scomodo così. Sì. E invece ora abbiamo scoperto questo modo che è un po' meglio, però ovviamente non è come stare sul divano che tu ti metti così comodo, però sei appoggiato proprio sulla schiena, no? Invece qui noi abbiamo questo, quindi non possiamo. Di conseguenza, quando sei malato, come dice prima Victor, oppure quando vuoi startene proprio svaccato, si può dire svaccato, no? Si può dire. È troppo bella stare sul divano, e quindi quello sì E che quindi manca. questo è il nostro divano e noi da qui guardiamo la TV. Ci manca il divano. Ai noi. Sì. Dopo esserci confessati con voi come dal prete, avrete capito che tutto questo ovviamente non cambia la nostra decisione, anzi dopo 10 mesi siamo ancora più contenti, Sì, siamo 9 più che mesi contenti. siamo più che contenti, sicuramente a queste cose ci si abitua assolutamente. Aggiungiamo anche che queste sono scomodità, tra virgolette, veramente minime,
perché se uno sceglie un van diverso o un mezzo diverso potrebbe non avere nemmeno le comodità che abbiamo noi, quindi avere molti più problemi, molte più rotture di scatole, potremmo dire. Sì, ci sono sempre van e camper diversi. C'è Esatto. chi ha il letto basculante, c'è chi ha il letto Esatto. fisso, c'è chi ha il letto che si deve montare ogni sera. C'è chi ha il letto fisso e quindi il problema per esempio del letto, se sei malato non ce l'ha e noi ce l'abbiamo. Infatti. C'è chi non ha il conosciuto bagno. ragazzi che hanno anche il camper che non piace il fatto che ci sia il bagno in mezzo Sì. e che in qualche modo È uno ostacolo è uno comunque. ostacolo per qualunque movimento. C'è chi non ha il bagno, ragazzi, quelli sono i problemi veri. Quelli sono difficoltà vere. Non ha l'acqua calda, non ha il water, oppure hai Che un ti vecchio. devi fare la doccia fuori. Devi fare la doccia fuori, oppure hai un vecchio VC di quelli che montati sui camper fino a qualche anno fa. Noi abbiamo un WC a secco, se non avete visto il video andate a vederlo perché parliamo esattamente di come funziona un bagno a secco e noi siamo Sì. super contenti della nostra vita in van. E continueremo così per anni, tutta la nostra vita. Sì, forza camperisti, vai! Sembriamo degli esaltati. No, a parte gli scherzi, siamo davvero contenti. No, veramente. Però è chiaro che ci sono delle cose che uno si deve abituare, di conseguenza. No, sì, ci sono delle cose a cui ci dobbiamo adeguare, non Ormai ci siamo abituare. abituati, adeguati, sì, adeguati sì. ed abituati, direi. Sì. Questo video È gentilmente sponsorizzato da... da Sonia e Victor. nel senso che non ci Che sponsorizzano. io lavoro, mi pagano e poi io sponsorizzo questo video da solo. Perché stai- E lo faccio e lo registro. Cioè, tu lo promuovi nel senso che... E anche me lo promuovo. Vabbè. Avete Ragazzi, capito, va. Se questo video vi è piaciuto è il momento di mettere un bel like e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi a questo canale perché noi continueremo le nostre avventure per il mondo e non sempre staremo a lamentarci con voi. Capito? Io sto a fare il mimo qua dietro. Non sempre ci lamenteremo. La prossima volta potremo portarvi chissà dove in giro per il mondo. Vi aspettano grandi avventure. Ciao ragazzi! Ciao ragazzacci.